Molto prima che il mondo parlasse di New Japan Pro Wrestling, di Puro Reso o di Wrestle Kingdom, c'era una federazione che ha acceso la miccia. La chiamavano JWA, Japan Pro Wrestling Alliance. Era il 1953, l'anno zero del wrestling professionistico in Giappone. Questa è la sua storia. Mitsuo Momota, meglio conosciuto come Rikido-san, nasce in Corea nel 1924 e si trasferisce in Giappone per il sumo, raggiungendo il rango di Sekiwake, prima di abbandonare lo sport nel 1950 a causa di discriminazioni e pressioni economiche. Nel 1951 debutta nel wrestling su invito di Bobby Brands e parte per gli Stati Uniti, dove tra Hawaii e California disputa oltre 200 match contro wrestlers americani, apprendendo tecniche, narrazione e marketing del pro wrestling. Tornato in Giappone nel 1953, fonda la Japan Pro Wrestling Alliance, la prima federazione nipponica affiliata alla NWA, con l'obiettivo di risollevare l'orgoglio giapponese nel dopoguerra, con strategie visionarie come i mega schermi pubblici e la televisione nazionale trasforma il wrestling in un fenomeno popolare. Il tour del 1954 con Kimura contro gli Sharp Brothers consacra il successo mediatico, favorendo persino l'aumento delle vendite di televisori. Rikido-san diventa così il fondatore del Puro Resu moderno, coniugando sport, spettacolo e patriottismo. Nel 1954 Rikido-san consolida la sua visione del Puro Resu, reclutando grandi nomi come l'ex Yokozuna Azuma Fuji e il celebre judoka Masahiko Kimura. Inizia così una fase di rivalità costruite per risvegliare l'orgoglio nazionale, con gli Sharp Brothers come perfetti antagonisti stranieri. Le arene si riempiono, la TV esplode in ascolti e il wrestling giapponese diventa un fenomeno popolare. Il momento più controverso arriva il 22 dicembre, quando nel match con Kimura, previsto come pareggio, Rikido-san rompe lo script e lo colpisce davvero, mandandolo KO. Il gesto, pur discusso, rafforza il suo mito. Da lì in avanti il Puro Resu non è più solo uno sport, ma simbolo di identità e rinascita giapponese. Nel 1957 la JWA raggiunge una nuova vetta con l'arrivo in Giappone di Lou Thesz, campione del mondo NWA e figura di assoluto prestigio internazionale. Il loro match del 6 ottobre, disputato con la formula 2 su 3 cadute 2 out on 3 falls, termina in pareggio, ma segna la storia. 27.000 spettatori assistono dal vivo e oltre l'87% degli spettatori televisivi giapponesi lo segue in diretta, un record tuttora tra i più alti mai registrati nel paese. Questo incontro non solo legittima il Puro Resu agli occhi del pubblico internazionale, ma trasforma Rikido-san in una figura mondiale del wrestling. L'anno successivo, il 27 agosto 1958, Rikido-san sconfigge Thesz in un altro match storico e conquista il titolo NWA International Heavyweight Championship. Con questa vittoria la JWA non è più solo un fenomeno nazionale, diventa una potenza globale, capace di dialogare da pari con le grandi federazioni occidentali. Tra il 1959 e il 1963 la JWA lancia la prestigiosa serie di tornei World Big League, che diventano appuntamenti annuali di grande richiamo e prestigio nel panorama del Puro Resu. Questi eventi vedono Rikido-san sfidare e sconfiggere una serie di avversari di alto profilo internazionale. Nel 1959 batte Jess Ortega, nel 1960 il celebre giocatore di football americano
Leo Nomellini nel 1961, un misterioso Mr. X nel 1962 riconquista una vittoria significativa sull'Utesi e nel 1963 sconfigge il temuto Killer Kowalski. Parallelamente a queste vittorie, il Karate Chop, tecnica ispirata a colpo a rite del sumo, diventa il marchio di fabbrica di Rikidōsan, simbolo della sua forza e stile unico, contribuendo a consolidare il suo status di icona del wrestling giapponese. Questi anni segnano così l'affermazione definitiva della JWA come federazione di spicco internazionale. Con il successo crescente della JWA, Rikidōsan amplia le sue attività imprenditoriali oltre il wrestling, diventando un vero e proprio uomo d'affari. Apre nightclub di lusso frequentati da celebrità, lancia una catena di dojo per diffondere le arti marziali e investe in hotel e merchandising legato al mondo del puroresu. Parallelamente intraprende una carriera cinematografica, recitando in film che consolidano la sua immagine di icona nazionale. Nel frattempo, la JWA rafforza il proprio monopolio televisivo grazie agli accordi con MTV e NET, conquistando un ruolo dominante nell'intrattenimento giapponese. Tuttavia, dietro questo successo emergono ombre importanti. Crescono i sospetti di legami con la Yakuza, in particolare con il clan Sumiyoshi Ikka, tramite figure come Nick Zapetti e Katsushi Murata che sembrano esercitare un'influenza decisiva sulla gestione della federazione. Questi rapporti alimentano tensioni interne nel consiglio esecutivo della JWA, creando un clima di conflitti e incertezze che minacciano la stabilità e la reputazione dell'organizzazione, segnalando come il successo economico e mediatico sia accompagnato da rischi e controversie non trascurabili. L'8 dicembre 1963, nelle celebri strade di Tokyo, Rikidōsan viene brutalmente accoltellato da Katsushi Murata con un coltello impregnato di urine, un gesto simbolico di disprezzo e vendetta. Nonostante la gravità della ferita, Rikidōsan rifiuta o ritarda le cure mediche adeguate e la situazione peggiora rapidamente, portandolo a morire il 15 dicembre a soli 39 anni per peritonite. La sua morte sconvolge il mondo del puroresu e lascia un vuoto enorme nella JWA. Formalmente, la vedova Keiko Momota assume la presidenza della federazione, mentre Michiharu Sadano, noto come Toyono Bori, prende in mano la gestione operativa. Tuttavia, senza il carisma e la guida di Rikidōsan, la JWA perde rapidamente sponsor chiave, slot televisivi prestigiosi e soprattutto quell'aura di invincibilità e supremazia che aveva caratterizzato gli anni d'oro sotto il suo comando. Questo evento segna l'inizio di un periodo difficile e turbolento per la federazione giapponese. Dopo la morte di Rikidōsan tra il 1964 e il 1966, la JWA attraversa un periodo di grande difficoltà e instabilità. Michiharu Sadano, Toyono Bori e successivamente Junzo Yoshinosato assumono la guida della federazione, cercando di mantenere viva l'eredità di Rikidōsan e salvare l'organizzazione dal declino. Nel frattempo però emerge la IWE, International Wrestling Enterprise, una nuova federazione che introduce titoli alternativi e inizia a frammentare il mercato del puroresu giapponese, sfidando il monopolio della JWA e creando una concorrenza che indebolisce la sua posizione. In questo contesto complicato, intorno agli anni 60 iniziano ad emergere due giovani talenti destinati a diventare icone del wrestling mondiale, Giant Baba e Antonio Inoki. Baba, con il suo carisma e stile elegante, diventa il volto principale della JWA sulle trasmissioni di MTV, mentre Inoki si afferma su NET, segnando la nascita di una nuova era per il puroresu e ponendo le basi per la rinascita futura della disciplina in Giappone.
Nel 1970 la JWA inaugura la World Tag League, il suo primo torneo a squadre che diventa rapidamente uno degli eventi di punta della federazione, contribuendo a rinnovare l'interesse del pubblico verso il puroresu. Nel 1971 Antonio Inoki, forte del sostegno di figure influenti come il promoter Toyonobori Oki e il dirigente Sakaguchi, tenta di prendere il controllo della federazione con un colpo di potere interno, segnando un momento di forte tensione politica all'interno della JWA. Questo scontro fa emergere e acutizza i contrasti tra Inoki e Giant Baba, che fino ad allora avevano collaborato ma iniziano a dividersi, mettendo a dura prova l'unità dirigenziale. Le rivalità personali e i giochi di potere tra i leader gettano le basi per la frammentazione futura della federazione, mostrando come i confini di autorità e influenza fossero ormai in profonda crisi. Il 13 gennaio 1972 segna una svolta epocale nel puroresu giapponese. Antonio Inoki abbandona la JWA per fondare la New Japan Pro Wrestling (NJPW), portando con sé un gruppo di talenti e una visione innovativa per il wrestling giapponese. Poco dopo, il 21 ottobre 1972, anche Giant Baba lascia la JWA e crea la All Japan Pro Wrestling (AJPW), consolidando la divisione tra i due principali protagonisti della scena. Queste scissioni privano la JWA delle sue star più carismatiche e dei contratti televisivi fondamentali, indebolendo drasticamente la federazione. Nonostante un ultimo tentativo di rilancio con la World Big League del 1973, la JWA non riesce a risollevarsi e il 14 aprile dello stesso anno dichiara ufficialmente il fallimento. La maggior parte dei wrestlers passa così alla New Japan Pro Wrestling o alla All Japan Pro Wrestling, mentre alcuni scelgono di ritirarsi, segnando la fine definitiva di un'era storica per il wrestling professionistico giapponese e l'inizio di una nuova fase caratterizzata dalla competizione tra le due grandi federazioni nate dalle ceneri della JWA. Nonostante la fine della JWA, i suoi format più celebri sopravvivono e vengono rilanciati dai successori. Giant Baba nel 1973 dà vita al Champion Carnival con la All Japan Pro Wrestling, torneo che diventerà un appuntamento annuale di grande prestigio e importanza per il puroresu giapponese. Parallelamente, Antonio Inoki nel 1974 con la New Japan Pro Wrestling istituisce la World League, che si evolverà poi nel leggendario G1 Climax, torneo di riferimento per la federazione e per i fan di tutto il mondo. I match storici di Rikidōsan, in particolare quelli con Lutez e The Destroyer, restano tra i programmi televisivi più visti nella storia del Giappone, con share impressionanti come l'87% nel 1957 e il 67% nel 1963, accompagnati da un audience in costante crescita grazie alla diffusione della TV a colori. Questo straordinario successo mediatico e culturale sancisce la JWA come la vera culla del puroresu moderno, mentre Rikidōsan è unanimamente celebrato come il padre spirituale del wrestling giapponese, la figura che ha trasformato un'esibizione sportiva in un fenomeno nazionale e culturale senza precedenti. La storia della JWA e di Rikidōsan non è solo la cronaca di una federazione o di un atleta, è la nascita di un mito che ha cambiato per sempre il volto dello sport e dell'intrattenimento in Giappone. Da un'umile origine, in un paese ancora ferito dalla guerra, è nato un fenomeno capace di unire tecnica, spettacolo e orgoglio nazionale, gettando le fondamenta di un'industria che oggi conta milioni di fan in tutto il mondo. Anche dopo la fine della JWA,
NWA, l'eredità di Rikido-san e dei suoi successori continua a vivere, incarnata nei grandi tornei, nei volti di nuove leggende e nell'immenso amore dei fan. Questo racconto è il tributo a chi ha acceso la miccia e ha trasformato il puro Reisu in una forma d'arte capace di emozionare generazioni intere.